Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video particolarmente interessante direi, perché oggi andremo a parlare di una chicca dedicata a lui, lo ZT3 Pro, uno dei monopattini elettrici della Segway fascia premium, molto apprezzato dagli utenti fin dal momento del suo lancio per via delle sue caratteristiche e del suo potenziale molto promettente. Oggi vi parlerò di un metodo semplicissimo di sblocco per andarlo a liberare, fra virgolette, da tutte quelle che sono le limitazioni imposte dalle varie normative e per sfruttare appunto appieno le sue caratteristiche senza dover andare ad installare necessariamente software particolari o andare a saldare o modificare alcuni tipi di hardware. Si tratta di una chiave di licenza digitale che rende il procedimento di sblocco molto semplice, facile e sicuro tramite il browser del vostro smartphone. Stiamo parlando appunto di un'attivazione che richiede 5 minuti del vostro tempo, nessun attrezzo particolare richiesto, nessuna app da dover scaricare soprattutto sul vostro smartphone, perché basterà un collegamento Bluetooth tra il browser che voi andrete ad utilizzare, che magari adesso dopo vi consiglio sia per utenti Android che per utenti iOS, e appunto il vostro monopattino che andrà appunto ad installare una sorta di software aggiuntivo che andrà a gestire tutte le caratteristiche principali del vostro monopattino. Il procedimento è 100% digitale e sicuro e i monopattini ai quali poter applicare questo tipo di codice sblocco sono il GT3, il Max G3, lo ZT3 Pro, appunto l'F3, l'F3 Pro è quasi uno scioglilingua, e l'F2, il D2 e il G30D2 come monopattini un po' più datati. Ovviamente quello che ti devo segnalare è che in base a questa lista di monopattini che ti ho elencato, la velocità massima che potremo andare a selezionare direttamente appunto con questo nuovo software varierà in base al modello di monopattino. Parliamo di 50 km/h come velocità massima per il GT3, 40 km/h per il Max G3 e lo ZT3 Pro, l'F3 e l'F3 Pro andranno per un massimo di 35 km/h e 30 invece per i modelli appunto un po' più datati, l'F2, il D2 e il G30D2. Ma la cosa che ho trovato davvero interessante è che tutto il procedimento di sblocco può essere annullato in qualsiasi momento e quando vorrete potrete tornare tranquillamente alla versione di firmware originale come se nulla fosse mai accaduto. Attenzione però, e questo appunto devo ricordarvelo, che nel momento in cui decidete di acquistare, di installare questo tipo di codice sblocco per sfruttare il pieno potenziale dello ZT3 Pro o degli altri monopattini che vi ho elencato poc'anzi, i monopattini appunto perderanno la loro garanzia e diventeranno illegali, in quanto non è consentito circolare ad una velocità oltre i 20 km/h, soprattutto parlo dell'Italia, in strade pubbliche, e quindi potrete utilizzare il monopattino solo ed esclusivamente in strade private non aperte al pubblico, in eventi o durante spettacoli a loro dedicati. Per cui ognuno di voi si assumerà le sue responsabilità per le decisioni che vorrete prendere, sia di acquistare che di andare ad installare ed utilizzare il monopattino in determinate condizioni e circostanze alle velocità appunto di cui vi ho parlato sopra, sbloccate, che sfruttano appieno il potenziale dello stesso. Una volta acquistato il codice di licenza digitale che vi consentirà appunto di effettuare questo procedimento di sblocco, attraverso il link che vi lascio qui giù in descrizione riceverete un'email nel giro di pochi minuti con una guida passo passo assolutamente semplicissima per collegare appunto via Bluetooth il vostro browser dello smartphone al monopattino e andare appunto ad installare questo software aggiuntivo che andrà a sbloccare tutte le limitazioni che sono appunto poste dalle varie normative dei diversi stati. Nello specifico ovviamente andremo a sbloccare la velocità, ma vediamo oltre questo cosa andremo ad ottenere. Avremo la possibilità di attivare o disattivare le luci anteriori e sottoscocca del monopattino, ad esempio per lo ZT3 Pro abbiamo la classica luce a X posta nella parte anteriore in basso dello stesso, mentre invece abbiamo le luci sotto pedana che fungono anche da frecce nel Max G3. Queste appunto possiamo attivarle e disattivarle a nostra scelta in qualsiasi momento attraverso appunto il browser del nostro telefonino, attraverso appunto questa chiave di licenza digitale di sblocco. Avremo la possibilità anche di scegliere se utilizzare o meno il cruise control, avremo la partenza da 0 km/h piuttosto che da 3 km/h, che è quella appunto che ritroviamo come limite minimo selezionabile nell'applicazione Segway originale, e attenzione, ad ogni riavvio avremo il monopattino assolutamente nel suo stato originale con il limite di velocità massima impostato a 25 km/h.
Per attivare lo sblocco, una volta appunto inserita la prima volta la chiave di licenza, dovremo andare ad applicare una serie di azioni e di tassi, una sequenza che andremo assolutamente a personalizzare appunto attraverso il menu di opzioni di questo tipo di sblocco. Una serie ovviamente infinita di combinazioni che ci consentiranno da un minimo di 3 a un massimo di 10 tasti da premere o azioni da eseguire, come premere il freno, premere l'acceleratore, premere il pulsante di freccia sinistra o destra, eccetera eccetera, per inserire appunto il codice sblocco e sbloccare il monopattino per quella ride fino appunto alla velocità che avremo selezionato nella modalità sport, diversa dai 25 km/h. Attenzione, perché appunto ad ogni riavvio il monopattino sarà nuovamente nella sua versione originale, quindi una volta che noi accendiamo e ci dovremo preparare per la nuova ride, dovremo andare ad inserire questa sequenza che andremo ad impostare per effettivamente godere delle potenzialità massime del nostro monopattino, per come appunto le abbiamo selezionate nelle opzioni del codice di licenza. Altra cosa degna particolarmente di nota è che comunque l'utilizzo della chiave di licenza digitale di sblocco che appunto andrete ad acquistare non vi limiterà dalla possibilità di utilizzare l'app originale della Segway con il vostro monopattino elettrico. Anche se questa soluzione, devo dire, non è particolarmente consigliabile, anche perché gli stessi sviluppatori di questa chiave digitale rilasciano costantemente dei firmware aggiornati, appunto degli aggiornamenti che vanno a migliorare e introdurre nuove caratteristiche e nuove potenzialità da sbloccare per il vostro monopattino. Uno degli ultimi aggiornamenti infatti è particolarmente degno di nota, perché è stata introdotta una funzione interessantissima che attraverso il pulsante della modalità azione, quindi quello assolutamente personalizzabile che ognuno della lista dei monopattini che ti ho elencato possiede, basterà andarlo a premere per escludere immediatamente il tipo di sblocco applicato e quindi riportare assolutamente all'istante il monopattino nella situazione di firmware originale, con la velocità massima automaticamente limitata e impostata a 25 km/h. Questo ci fa capire che non sarà più necessario doversi fermare, spegnere il monopattino per poi riaccenderlo e riottenerlo appunto nel suo stato originale, senza il codice sblocco che appunto, come ti ho detto, si attiverà attraverso quella sequenza di tasti e azioni assolutamente personalizzabile che ognuno di voi potrà scegliere, quindi che ci darà una serie infinita di possibilità e di combinazioni, ecco, possibili e immaginabili, ma basterà premere appunto il pulsante azione anche durante la ride che state effettuando per scendere drasticamente dalla velocità che voi avete impostato come velocità massima sbloccata ai 25 km/h limitati, senza possibilità di riconoscimento alcuno, ovviamente in caso di controlli o quant'altro, dello sblocco del vostro monopattino. Oh, e dopo tutto questo mega pippone dedicato alla teoria, andiamo a vedere nei fatti come installare questa chiave di licenza digitale di sblocco sul nostro monopattino elettrico. Per procedere all'acquisto di questa chiave di licenza digitale di sblocco dovremmo recarci sul sito escooter-tuning.shop, ma non preoccuparti, perché ti lascerò ogni riferimento e ogni link qui in descrizione, in modo che tu non abbia margine di errore e possa seguire passo passo la guida che sto per mostrarti. Una volta entrati appunto nel nostro browser, se sei utente Android potrai tranquillamente utilizzare Chrome, che ti dà la possibilità appunto di effettuare un collegamento Bluetooth con attrezzature esterne, quindi con il nostro monopattino in questo caso. Se sei utente iOS dovrai andare a scaricare il browser BlueFi, che è assolutamente reperibile appunto nell'Apple Store. Una volta entrati appunto nel sito che ti ho appena indicato, basterà scendere e cliccare sul bottone Shop Now. A questo punto si aprirà la pagina per perfezionare l'acquisto in maniera definitiva. Come vedete ha un costo attuale di circa 70 euro. So che è una cifra importante, ma vi garantisco che per tutte le caratteristiche, la sicurezza e le opzioni che vi dà è assolutamente una delle migliori che si trova attualmente in giro nel mercato. Oltre ovviamente ad avere la possibilità di essere annullata in qualsiasi momento e riportare il vostro monopattino elettrico allo stato originale come se nulla fosse, e soprattutto grazie anche all'ultimo aggiornamento software di eliminare immediatamente, una volta che voi avete startato la vostra ride con lo sblocco della velocità del monopattino, di poterla annullare in qualsiasi momento grazie alla pressione immediata e istantanea del pulsante azione, che riporterà assolutamente il vostro monopattino con una velocità
velocità massima limitata a 25 km/h nella modalità Sport. Quindi una volta perfezionato l'acquisto riceverete un'email con una guida appunto passo passo come quella appunto che vi sto dando io e dovrete a quel punto andare su questo ulteriore sito ninebot.1dragon.de che andrà a gestire tutte le opzioni del monopattino una volta appunto che avrete flashato e installato appunto il firmware e il software aggiuntivo per il modello appunto da voi scelto. Una volta entrati nel sito di gestione delle impostazioni della versione tuning appunto del nostro firmware, avremo la possibilità di andare a collegare il nostro monopattino e quindi andiamo subito a collegarlo via Bluetooth. Ovviamente lui riconoscerà il codice seriale del nostro monopattino, andremo a premere il pulsante a coppia e in un battibaleno ovviamente ci chiederà un ultimo passaggio, quello appunto di premere il pulsante di accensione per effettuare il collegamento e appunto nel giro di pochissimi istanti tutto sarà collegato. Appunto ha riconosciuto, come vedete, il mio ZT3 Pro. A questo punto a me comparirà disinstalla firmware, perché appunto il firmware l'ho già installato, mentre invece per quanto riguarda i nuovi utenti qui avrete appunto installa firmware e attraverso appunto questo pulsante potrete nel giro veramente di pochi secondi, più o meno nel mio caso c'è stato poco meno di un minuto, ha installato questo firmware aggiuntivo che si va appunto ad affiancare al software originario del monopattino. A questo punto attraverso il pulsante configura la sequenza di sblocco abbiamo appunto la possibilità di inserire quella serie di azioni o quella serie di pulsanti da premere per inserire appunto la versione tuning del software. Io ho scelto freccia sinistra, freccia destra, freno sinistro e freno destro. Ovviamente le possibilità sono davvero tante e ci garantiscono in tutta sicurezza che nessuno quasi diciamo potrà mai scoprire quella che è appunto la sequenza che noi abbiamo scelto per andare a attivare la parte tuning appunto del software. Un po' più in basso appunto scendiamo nelle impostazioni, a me mi dà licenza ok, perché ovviamente una volta che avrete ricevuto la licenza via email la andate ad inserire e a questo punto lui appunto la riconosce come valida e vi dà l'ok. E qui abbiamo nelle impostazioni la possibilità di appunto andare a selezionare il pulsante antipanico, che è questo qui, ovviamente pulsante antipanico che è in dotazione in tutti quei monopattini di cui appunto vi ho parlato prima e dove è possibile installare questo tipo di codice di licenza digitale, e ci darà la possibilità di attivare questa opzione. Quindi andandolo a premere istantaneamente andremo ad eliminare la parte tuning del software e quindi ritornerà il nostro monopattino nella versione assolutamente originale in un istante. Basterà appunto solo premerlo per passare dalla velocità di 40, 35 o 30 km/h a quella originaria limitata a 25 km/h. Beep in modalità tuning ci dà la possibilità di sentire un beep nel momento in cui noi andiamo appunto a effettuare quella sequenza di tasti che abbiamo selezionato per installare il profilo tuning. E poi abbiamo la possibilità, come vedete, di andare diciamo a personalizzare sia il profilo normale, questo va in un certo senso appunto a sostituire la gestione delle principali caratteristiche dell'app originale Segway, ci dà la possibilità di gestire la velocità in modalità sport fino a un massimo di 25 km/h, come vedete la possibilità di attivare la luce, perché nelle versioni italiane e credo anche tedesche la luce dello ZT3 Pro AX anteriore è stata sostituita da uno sterile pezzo di plastica che non si illumina, quindi attraverso l'acquisto del faretto diciamo dedicato su AliExpress o su qualsiasi altra piattaforma si trova veramente molto facilmente, avrete la possibilità appunto di gestirne l'illuminazione, l'attivazione o la disattivazione appunto attraverso questa opzione. E poi abbiamo un controllo di velocità di crociera. Nel frattempo il monopattino si è spento perché ho impostato un risparmio energetico a 2 minuti, e la possibilità di installare il controllo appunto di velocità di crociera, quindi il cruise control, che si può attivare in qualsiasi momento per andare costantemente sempre alla stessa velocità, sia nel profilo normale che per quanto riguarda appunto il profilo tuning. Avrete la possibilità di portare la velocità massima del profilo sport fino a 40 km/h. Io nello specifico, come vedete, l'avevo installato e l'avevo selezionato a 35,
E anche qui di gestire la luce, l'accensione della luce interiore. Ovviamente se avrete il Max G3 avete la possibilità anche di gestire le luci sotto pedana, che fungono anche da freccia, e sempre anche qui il cruise control, quindi la possibilità di gestire il controllo di crociera. Salvando le impostazioni ovviamente avrete appunto un monopattino totalmente sbloccato con la possibilità di gestire appieno le sue potenzialità, e vi posso garantire che appunto, soprattutto per la chicca della disinstallazione immediata attraverso il pulsante azione, sia la possibilità di tornare indietro disinstallando completamente questo tipo di firmware tuning, riportando il monopattino nel suo stato originale, vale assolutamente la spesa per quanto appunto mi riguarda. Ma vediamo appunto nello specifico come si comporta una volta appunto inserito il codice sblocco. Qui siamo diciamo nella versione originale, l'abbiamo appena acceso e come vedete la velocità massima arriva a 25 km/h. Nel momento in cui decidiamo di startare una ride con il nostro codice sblocco non dovremo altro che inserire quella sequenza di azioni e di tasti che abbiamo selezionato. Come vi ho detto, nel mio caso era freccia sinistra, freccia destra, freno sinistro, freno destro. Avete sentito il beep e questo vorrà dire che il monopattino è pronto, ecco qui, ad andare alla velocità selezionata con il nostro codice di sblocco. Quindi 40 km/h come avevamo selezionato, e soprattutto adesso vi faccio vedere quella chicca che vi dicevo prima. Col pulsante diciamo sempre premuto dell'acceleratore basterà pigiare il tasto azione e come vedete non ho staccato neanche l'acceleratore, è tornato tutto assolutamente alla versione di software originale, quindi è stato immediatamente eliminato la versione tuning, il profilo tuning, e siamo tornati al profilo originale con il limite di 25 km/h nella modalità Sport. Ovviamente tutto resterà invariato per quanto riguarda le modalità D e le modalità E. Bene ragazzi, e dopo aver visto quanto è stato semplice installare questa chiave di licenza di sblocco digitale sul nostro monopattino elettrico, prima di salutarvi voglio ricordarvi che l'acquisto consapevole appunto di questo procedimento e l'installazione dello stesso sul vostro monopattino vi faranno perdere la garanzia concessa appunto dalla legge e dalla casa madre, ma soprattutto non vi consentiranno più di circolare in strade pubbliche per aver appunto sbloccato il limite automatico di velocità di 20-25 km/h. Ovviamente potrete quindi utilizzare il vostro monopattino in strade private non aperte al pubblico o durante eventi o spettacoli particolari a loro dedicati. Ciao, ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti e ti ricordo qui giù il link in descrizione per l'acquisto di questa fantastica chiave di sblocco digitale. Ciao!